Miei cari amiche, buongiorno e ben ritrovate sul mio canale. Qui di fronte a voi oggi un uovo di Pasqua molto particolare. Lo vedete un po' non dritto del tutto perché non l'ho fissato, ho semplicemente messo degli spilli tra la base superiore e la base sottostante. Infatti vedete, guardate che va a cascare. Allora, è un uovo particolare, davanti sembra un classico uovo lavorato all'uncinetto, ma poi guardate qui è un uovo aperto ma lavorato sempre ad uncinetto, è molto particolare e successivamente, una volta che sarà passata Pasqua, lo potete anche decorare mettendoci all'interno dei fiori artificiali, qualcosa insomma che potete tenere comunque in casa. Vi faccio vedere subito il motivo per la quale io non sono andata a fissare il tutto, quindi poi a decorare e quant'altro, perché ho fatto un piccolo errore che vorrei farvi vedere. Allora, mie care amiche, qual è stato il mio errore? Io innanzitutto vado a togliere gli spilli in modo tale da farvi vedere per bene. Allora, io ho indurito con la colla vinilica, come sempre, il mio lavoro, poi mi è rimasto un po' di colla in più. Cosa sono andata a fare? Una volta comunque poi vedete il video, gonfiato il palloncino, messo per ne ho gonfiato, messo sull'uovo, che poi comunque ripeto vedrete, mi era rimasta della colla vinilica diluita con un po' d'acqua e sono andata a passarla in questo modo, semplicemente sulle dita e poi ho passato su tutto l'uovo. Cosa è successo? È successo che, guardate qui, come in questo punto, la colla vinilica mi è rimasta, guardate, sul lavoro qui, quindi molto molto evidente. Anche qui, guardate, qui devo poi andare a togliere un pochettino. Ecco perché vi volevo far vedere anche qui, guardate, vedete, questa è colla che poi dovrò andare a tagliare via con un taglierino o un qualcosa. Quindi volevo consigliarvi di non fare questo errore, altrimenti poi il lavoro sarà veramente un peccato rovinarlo solo perché per non buttare un po' di colla. Quindi io non l'ho ancora decorato per questo, mentre nella parte sottostante, guardate, dove non ho toccato la base, il lavoro è bello pulito e senza un filo di colla. Un'altra cosa che vi volevo far vedere, quando andate a realizzare la base, questa, che poi in realtà la base per il sotto del nostro uovo e questa base sono identiche. L'unica differenza ehm, sono le quantità di archetti. Guardate, qui ne abbiamo realizzato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, mentre qui ne abbiamo realizzati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Quindi abbiamo avviato l'inizio con più maglie alte, ma in realtà è uguale. Quindi una volta che io farò questo, basta ridurre le maglie d'inizio e avremo poi la stessa base, perché la lavorazione poi sarà uguale fino ad arrivare a questo punto, quindi il primo e il secondo giro, quindi fin qui prima di iniziare i lati del nostro uovo. Quando andrete ad indurire il lavoro è necessario procurarsi una spazzola, perché rimarrà, guardate, la colla, vedete, basterà poi semplicemente fare questo movimento, una spazzola, uno spazzolino, insomma quello che avete in casa, che io lascio solo esclusivamente per i miei lavori. E guardate qui, il lavoro è bello pulito. Io lo sto facendo in modo molto veloce, poi voi lo rifarete con calma. Va bene, quindi non vi preoccupate se sulla base o se sull'uovo rimarranno questi fili di colla. L'importante è che strizzate per bene il lavoro e non fate ciò che ho fatto io, cioè ripassare con la colla con le mani, che non va bene. Adesso iniziamo il nostro lavoro. Il filato che andremo ad usare, io nel mio caso nel primo uovo ho preso questa qui della 3 sfere, cotone numero 3, ed è molto molto bello. L'ho lavorato con un uncinetto di 3 mm per cotone. Questo è quello che abbiamo, il colore che ho usato per fare l'uovo che avete appena visto, mentre oggi lo vado a fare sempre con il filato delle 3 sfere filo di Scozia,
questo qui molto bello, però in multicolor, cioè in questo colore che parte dal color giallo fino ad un arancione molto chiaro, ed è anche molto bello. Allora, iniziamo con la parte grande dell'uovo, la parte sottostante. Questa qui, per fare la base dell'uovo, dobbiamo iniziare con 10 catenelle e 24 maglie alte, dalla quale otterremo poi 12 petali di fiore, li chiamiamo petali questi qui. Mentre per la base sarà lo stesso lavoro, però dovrete iniziare con 18 maglie alte. In questo caso io non ho fatto catenelle, ho fatto l'anello magico e 18 maglie alte, e poi proseguirete così come faremo adesso nel nostro lavoro, ok? Cioè sulla base dell'uovo. Allora iniziamo lavorando 10 catenelle. Questo è per la base dell'uovo, quindi non per la base che andremo a mettere sotto. Facciamo il nostro cappietto e lavoriamo 10 catenelle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10. Chiudiamo a maglia bassissima nella prima catenella lavorata. Ora lavoriamo 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta più 23 maglie alte, quindi semplicemente io vado a lavorare il filo d'inizio prendendolo sotto, così lo vado a nascondere, e lavoriamo altre 23 maglie alte puntando sotto le catenelle in questo modo. Quindi dobbiamo avere un totale di 24 maglie alte. Contiamo insieme: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 e 24 maglie alte. Chiudiamo a maglia bassissima nelle 3 catenelle, quindi nella prima, nella seconda e nella terza catenella d'inizio lavoro. Chiudiamo a maglie bassissime. Adesso lavoriamo 6 catenelle, 6 perché 3 sostituiscono la prima maglia alta e le 3 servono a fare l'archetto. Si salta una maglia di base, nella successiva si lavora una maglia alta e abbiamo creato così il primo archetto. Quindi si lavora facendo 3 catenelle, si salta una maglia alta di base e nella successiva si lavora nuovamente una maglia alta e facciamo questo procedimento fino alla fine del giro. Arrivati alla fine del giro si fanno le 3 catenelle e si chiude nella prima, nella seconda e nella terza catenella di base e abbiamo ottenuto così 12 archetti. Guardate: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 e 12. Ok? Adesso iniziamo il terzo giro. Passiamo a maglia bassissima nel primo archetto e lavoriamo 3 catenelle, 1 2 3, che sostituiscono sempre la prima maglia alta. All'interno di questo archetto dobbiamo lavorare altre 3 maglie alte, 1 2 e 3, quindi sono in totale 4 maglie alte in questo archetto. Una catenella, si passa nell'archetto successivo e si lavorano nuovamente 4 maglie alte. Quindi in questo terzo giro si continuerà lavorando 3 maglie alte in un archetto, una catenella e poi nel prossimo 4 maglie alte, scusate, in un archetto, una catenella, nel prossimo archetto si ripete 4 maglie alte e così via fino al termine del nostro giro. Catenella e chiudiamo anche questo giro. Andiamo a lavorare il giro numero 4 facendo 3 catenelle nello stesso punto di base dove abbiamo lavorato le catenelle. Si lavora una maglia alta, lavoriamo nella prossima una maglia alta, una maglia alta ancora nella prossima e nell'ultima nuovamente 2 maglie alte
nella stessa maglia di base. Quindi cosa andiamo a lavorare? 3 catenelle e un aumento sulla stessa punto di base, 2 maglie alte e un aumento nell'ultima maglia di base, e questo è quello che faremo in questo giro. Si lavora una catenella e ripetiamo un aumento nella prima maglia alta di base, 2 maglie alte singole, quindi una e 2 maglie alte singole, e nuovamente un aumento nell'ultima maglia di base, una catenella e ripetete un aumento nella prima, 2 maglie alte singole e un aumento, una catenella, e continuate in questo modo fino alla fine del giro. Chiudiamo dopo aver fatto la catenella sempre sull'ultima 1 2 3 delle 3 catenelle lavorate. Allora, in questo giro dobbiamo andare a lavorare tutte le nostre maglie, quindi tutte queste maglie qui chiuse insieme. E come facciamo? Andiamo a lavorare semplicemente 1 2 3 e 4 catenelle. Mettiamo il filo 2 volte sull'uncinetto, passiamo sulla maglia a fianco e lavoriamo una doppia maglia alta semichiusa. Si passa prima nelle 2 asoline e poi nelle altre 2 asoline e si lascia il filo sull'uncinetto. Nuovamente 2 volte il giro di filo sull'uncinetto e ripetiamo, passiamo tra i primi 2 e tra le altre 2 asoline, e si fa in questo modo fino a terminare le 6 maglie alte di base. Fatto questo, si chiudono tutte e 6 le asoline insieme, si fanno 4 catenelle, 1 2 3 4, una maglia alta sulla catenella sottostante, quindi tra i 2 gruppetti noi abbiamo fatto una catenella. Proprio qui andiamo a lavorare una maglia alta, ok? 4 catenelle e nuovamente 6 doppie maglie alte chiuse insieme. Quindi iniziamo dalla prima, passiamo l'uncinetto tra le 2 asoline e continuiamo fino ad arrivare alla fine delle nostre 6 maglie alte sottostanti. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, si passa nuovamente il filo tramite tutte queste asoline, si lavorano 1, 2, 3, 4 catenelle e si ripete una maglia alta nella catenella sottostante. E questo procedimento lo andrete a fare fino alla fine del giro. Terminato il giro, andiamo a lavorare 4 catenelle e chiudiamo a maglia bassissima proprio qui dove c'è la chiusura delle nostre maglie alte. Adesso dobbiamo passare sulla seconda maglia, sulla seconda catenella del nostro primo archetto, quindi passiamo a maglia bassissima. Non stringete molto il cappietto, altrimenti il lavoro va ad arricciarsi. Quindi io sono passata sulla seconda, lavoriamo 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, e andiamo adesso a lavorare una maglia bassa su ogni archetto che si presenta, ok? Quindi questo è il primo, lavoriamo una maglia bassa qui. Per facilitare il lavoro, se magari poi avete difficoltà dopo a vedere l'inizio di ogni giro, mettete magari qui un marcapunti, una spilla, un qualcosa per rendervi conto che questa è la parte iniziale del lavoro. E questo giro si continua semplicemente lavorando, mettiamo a fuoco, 5 catenelle, 1 2 3 4 5 e una maglia bassa nel prossimo archetto, e nuovamente 1 2 3 4 5 e una maglia bassa qui. Continuiamo in questo modo fino alla fine del giro, dove poi ci ritroveremo.
Allora, miei cari, guardate, io ho tolto il marcapunti, questo è il punto di inizio. Allora, cosa sono andata a fare? Ho fatto le 5 catenelle e andiamo a chiudere 1, 2 nella terza, che poi è quella centrale, e andiamo a lavorare una mezza maglia alta. Ok? In questo modo cosa facciamo? Abbiamo fatto il passaggio, diciamo, che dovevamo fare a maglia bassissima. Potete anche fare in questo modo: fate le 5 catenelle e poi potete chiudere direttamente a maglia bassa. In questo modo è anche un'alternativa. Poi dovete mettere il marcapunti nuovamente qui per vedere dove termina il giro e rifacciamo lo stesso identico lavoro anche qui. Quindi facciamo 5 catenelle, 1 2 3 4 5. Faccio direttamente le 5 catenelle perché ho chiuso nella prima, nella seconda e nella terza con la maglia bassa. Ok, quindi 5 catenelle e si lavora nuovamente una maglia bassa su ogni, tra ogni archetto sottostante. 1 2 3 4 5 in questo modo. Ok, allora, miei cari, questa base la potete usare per fare la base sottostante dell'uovo, dove verrà poi poggiato la parte superiore. Se volete farla della stessa grandezza, realizzatela così come abbiamo fatto noi, quindi con 24 maglie alte sulle catenelle, sulle 10 catenelle. Altrimenti fatelo più piccolo, dovete sempre diminuire di 2 maglie alte. Io nel mio caso ho fatto 18 maglie alte d'inizio per poter poi avere 9 petali di fiore, quindi scegliete voi. Questo inizio fino a questo punto vale sia per l'uovo che per la nostra base. Allora andiamo a terminare questo giro e poi ci rivediamo per continuare il nostro uovo. Quindi andremo poi a continuare questa parte qui, che sarà molto semplice perché verranno realizzati degli archetti di catenelle e maglia bassa, catenelle e maglia bassa. Quindi continuiamo e ci rivediamo alla fine del giro. Allora, guardate qui, io ho terminato questo giro e volevo far vedere una cosina. Allora, in questo giro dobbiamo ottenere 24 archetti. Contiamo insieme: 1, questo è sempre il punto di inizio, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 e il 24esimo è questo qui. Togliamo il marcapunti e chiudiamo a maglia bassissima in questo punto qui. Ok, abbiamo così concluso il nostro settimo giro. Nell'ottavo giro cosa dobbiamo fare? Dobbiamo lavorare 3 catenelle, 1 2 3 e una maglia bassa nel primo archetto che si presenta. Ok, mettete nuovamente il marcapunti così non vi confondete, almeno in questo giro. Nuovamente 3 catenelle e una maglia bassa sulla maglia bassa sottostante. Ok, nuovamente 3 catenelle, una maglia bassa sulle maglie basse sull'archetto sottostante, 3 catenelle e una maglia bassa sulla maglia bassa sottostante. Quindi lavorerete sempre 3 catenelle e una maglia bassa nell'archetto, 3 catenelle, una maglia bassa sulla maglia bassa sottostante fino ad arrivare alla fine del giro. Questo procedimento, io ho detto fino alla fine del giro, ma non è così, ho sbagliato a dirlo. Dobbiamo farlo per ben 10 archetti, quindi contando dall'inizio, da questo punto, 1, io conto gli archetti sottostanti, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10, va bene? Quindi fino a questo punto, e si terminerà con la maglia bassa
del 10° archetto. Mi raccomando, quindi se volete, una volta che avete già contato, mettete il marcapunti e si termina il lavoro di questo lato, di un lato del nostro uovo, dopo il 10° archetto sulla maglia bassa. Allora, mie care, lavorate i 10 archetti, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10. Nell'ultimo archetto vado a lavorare 5 catenelle che ho già fatto, 1 2 3 4 e 5, e lavoro una maglia bassa che sarebbe poi l'ultima maglia bassa dell'archetto. Adesso cosa facciamo? Voltiamo il lavoro e lavoriamo 3 maglie bassissime, quindi 1 2 e 3, e arriviamo al centro dell'archetto sottostante. E adesso ripetiamo nuovamente 1 2 3 catenelle e una maglia bassa nel primo archetto che troviamo. Ok, 1 2 3 catenelle, prossimo archetto, altra maglia bassa, 1 2 3 catenelle e così via fino ad arrivare al punto qui dove ho lasciato il marcapunti al punto di inizio, e poi ci ritroviamo per farvi vedere come terminare il giro. Arrivati al termine, questo è l'ultimo archetto, lavoriamo 1 2 3 4 e 5 catenelle e lavoriamo una maglia bassa in questo archetto, quindi nell'ultimo archetto. Ok, quindi facciamo solo la prima e l'ultima, anzi la prima e l'ultima con 5 catenelle, perché poi dobbiamo nuovamente voltare il lavoro e passare sempre nella terza catenella d'inizio. Ok, giusto per avere un lavoro bello pulito, e si comincia nuovamente con 3 catenelle e si passa a lavorare una maglia bassa sull'archetto a fianco, semplicemente in questo modo. Quindi ricordate, prima e ultimo archetto si lavorano 5 catenelle per poter avere un lavoro insomma bello pulito, come abbiamo fatto adesso. Io nel mio caso, guardate qui, ho sbagliato perché avrei dovuto lavorare 5 catenelle, 1 2 3 nel primo nel creare il primo archetto, perché ci servirà poi dopo per fare la maglia bassa al centro. Ok, e poi si ricomincia, si fanno 5 catenelle e si lavora sempre una maglia bassa tra gli archetti. Sull'ultimo archetto si termina con 5 catenelle, si volta il lavoro e si passa nuovamente sulla terza maglia bassa, 3 catenelle, e si fanno sempre gli archetti, le maglie basse tra gli archetti fino ad arrivare alla fine. Ma facciamo un altro paio di giri inizio e fine insieme e poi continuiamo fino ad arrivare all'ultimo punto singolo, quindi l'ultimo archetto singolo. Arrivati al termine del giro, guardate, questo è l'ultimo archetto, lavoro nuovamente 5 catenelle, 1 2 3 4 5 e una maglia bassa qui nell'ultimo archetto. Volto il lavoro, passo nella terza catenella, vado a passare a maglia bassissima e lavoro nuovamente 1 2 3 4 e 5 catenelle e faccio la mia maglia bassa. Quindi mi raccomando, non dimenticate che il primo archetto e l'ultimo archetto vanno lavorati sempre con 5 catenelle, e facciamo questo fino ad arrivare ad ottenere un solo archetto. Arrivati al termine, mi raccomando, prima di lavorare qui fate 5 catenelle e una maglia bassa, poi voltate, passate a maglia bassissima nella terza catenella di base, nuovamente 5 catenelle e continuate a lavorare i nostri archetti. Ed ecco qui, miei cari, io sono arrivata alla punta, guardate quanto è bello, vedete? Allora vi svelo una cosina, questo lavoro in realtà
lo potete usare anche come centro tavola. Come fare? Nello stesso modo in cui abbiamo lavorato finora, lasciando poi lo spazio qui. Guardate, si lasciano 2 quadrati da un lato, 2 archetti dall'altro, e si lavora nuovamente. Dal terzo archetto in poi andiamo a fare lo stesso procedimento che abbiamo fatto su questo lato e otterremo così un bellissimo centro tavola. Questo adesso è il rovescio del lavoro, eccolo qui. Una volta stirato e lavorato per bene, credetemi, è veramente, otterremo, sapete, quei centro tavoli a 2 punte. Se lo volete più grande, semplicemente aumentare sempre di 2 maglie all'inizio del lavoro e poi otterrete un lavoro più grande al centro, logicamente più largo, e una punta anche più lunga, perché avendo poi più archetti da lavorare si allungherà leggermente. Ok, quindi questa è una cosa molto molto carina da tenere conto. Allora, mie care, io vi faccio vedere l'ultimo punto, come lavorare l'ultimo archetto. Quindi qui abbiamo 1 e 2, adesso lavoriamo semplicemente l'ultimo, sempre facendo 5 catenelle, 3, 4 e 5, 2 le avevo già lavorate, e si chiude nella terza, quindi nella prima, nella seconda e nella terza di base. In questo caso non andiamo a puntare sotto l'archetto, ma proprio nella catenella. Ok? E abbiamo così, chiudete a maglia bassissima, mi raccomando, ottenuto la prima parte del nostro uovo. Io non trovo la forbice. Tagliamo e lasciamo leggermente più lungo, che poi andremo a lavorare nei prossimi giri, oppure potete semplicemente nascondere subito il filo. Allora, come vi dicevo, guardate, ideale anche come centro tavola, quando lo andate a stirare sarà veramente un capolavoro. Quindi da un progetto ne potete realizzare anzi più di uno. Il centro tavola, potete creare questa bellissimo il centro facendo delle bellissime mattonelle, usarlo come centro tavola, come coprispalle, come sottotazze. Beh, veramente basta usare un po' la fantasia. Sapete, man mano a me vengono le idee e mi piace condividerle con voi. Se fate le mattonelle dovete logicamente suddividere gli archetti e unirli uno con l'altro, ma su YouTube ci sono tanti video disponibili, ne ho fatti anche uno io con le mattonelle dove ho realizzato un bellissimo coprispalla. Detto questo, come procedere? Dobbiamo lavorare lo stesso identico lavoro su questo lato. Io lo giro così vedete meglio. Come si continua? Dal punto di inizio, allora tolgo il marcapunti così non facciamo confusione. Dovete lasciare, questo archetto è stato lavorato 1 e 2 archetti, quindi da questo archetto in poi, io lo metto così, adesso vi faccio vedere un attimino, dovete contare 10 archetti, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, ok? Mettiamo un altro marcapunti qui, giusto per farvi vedere inizio e fine, e poi rimarranno anche sul nostro lato destro i 2 archetti liberi. Questi 2 archetti ci serviranno successivamente, se vogliamo fare il nostro uovo di Pasqua, per fare questa curva. Ok, verranno poi lavorati, anche se sinceramente, visto che io ne ho già realizzato uno, me ne servivo uno di questo modello, questo lo lascerò sicuramente come centro tavola perché mi piace tantissimo. Allora, mie care, ripetete ciò che avete fatto qui in questo punto nello stesso identico modo. Incominciate dall'archetto, dalla maglia bassa, quindi incomincerete qui da questa maglia bassa, lavorerete 5 catenelle, una maglia bassa qui al centro, 3 catenelle, scusate, perché nella prima si lavora 3 catenelle, una maglia bassa al centro, 3 catenelle, una maglia bassa su una maglia bassa sottostante, fino ad arrivare qui dove terminerete sempre sulla maglia bassa, non sta a fuoco, scusate, quindi terminerete sempre qui sulla maglia bassa. Si gira il lavoro e si fanno giri di andata e di ritorno, così come abbiamo fatto adesso.
io vado a fare anche l'altra metà e poi ci rivediamo per fare la parte dove l'abbellimento, diciamo, del nostro uovo, anche se lo potete già indurire così com'è, perché comunque ha una bellissima rifinitura, guardate. Io però nel mio ho fatto altri, vediamo un attimino se riesco a farvelo vedere, un po' qui. Io nel mio ho fatto altri 2 giri, guardate, il primo che è questo qui e il secondo che poi è l'ultimo, quindi scegliete voi o indurirlo così com'è adesso, potete anche fare dei picciolini qui al centro, insomma scegliete voi, oppure continuare, fare questi altri 2 giri che poi comunque lo rendono bello, lo rendono veramente carino, e poi indurire il lavoro. Allora mie care, io vado a terminare come detto lato opposto del mio lavoro e poi ci rivediamo. Allora mie care, guardate qui, io ho terminato il mio lavoro molto bello, come già detto, anche per un centro tavola, facendo la parte centrale più grande, aumentando sempre di 2 maglie, mi raccomando, questo è il lato bello, quindi sempre 2 maglie all'inizio, quanto più aumentate più grande verrà il centro e logicamente più lungo anche la parte esterna, perché poi andremo a lavorare più archetti. Ho lasciato il marcapunti d'inizio, quindi qui ho lasciato i 2 archetti vuoti e sul lato opposto ho lasciato i 2 archetti vuoti. Adesso dobbiamo andare a lavorare gli ultimi 2 giri, che sarebbero, vi faccio vedere subito, questi qui, quindi la rifinitura. Andiamo a lavorare questo e questo giro e poi avremo terminato il nostro lavoro. Come prima cosa mi raccomando, andate a prendete un ago e andate a nascondere o a fissare, non a nascondere, il filo rimanente in modo tale che non si vada ad aprire. Quindi fate di punti di cucitura, tirate leggermente, puntate nuovamente l'ago dietro, vediamo se riesco, ecco qui, e fate semplicemente dei punti di fissaggio del filo. Questo lo fate con tutti i fili e poi iniziamo a fare gli ultimi giri del nostro lavoro. Un'altra cosa sul fissaggio del filo, lo potete anche lasciare leggermente più lungo e tagliarlo una volta indurito il lavoro. Invece se volete lasciarlo così com'è questo bellissimo lavoro e farci un centro tavola, dovrete poi logicamente nascondere e fissare i fili appena avrete finito la vostra lavorazione. Iniziamo adesso il giro di bordura del nostro lavoro. Io inizierò da questa parte, quindi sulla parte, su una delle 2 parti dell'estremità dei 2 lati, sempre sul dritto, perché questa volta andremo a lavorare in tondo, quindi dovremo prendere il dritto del lavoro verso di noi. Inizio puntando l'uncinetto qui, avviciniamo leggermente, vediamo, ecco qui, quindi mettiamo l'uncinetto sotto il nostro archetto, dobbiamo semplicemente agganciare il filo. Io poi potete fare o un cappietto d'inizio in questo modo, che è anche molto comodo, facendo il cappietto semplicemente mettete, girate, tirate il filo, questo è il mio metodo, poi voi lo fate a modo vostro, puntate sotto, passate il cappietto e lavorate. Io lavoro anche il filo d'inizio facendo 3 catenelle. Io l'ho lasciato leggermente più lungo, più corto, quindi ne riuscirà solamente una. 1, 2, 3 catenelle, spostiamo verso destra e lavoriamo altre 2 maglie alte semichiuse, cioè puntiamo filo sull'uncinetto, passiamo solo attraverso le 2 asoline. Nuovamente filo sull'uncinetto e passiamo attraverso le 2 asoline. Adesso chiudiamo tutte e 3 le maglie insieme. Lavoriamo 2 catenelle e ripetiamo l'operazione di 3 maglie alte chiuse insieme, quindi 1, 2
e 3 maglie alte chiuse insieme. Ok, adesso andiamo a lavorare 3 catenelle, 1 2 3, saltiamo, questo è l'archetto che abbiamo lavorato, saltiamo il primo archetto e andiamo nel prossimo. Allora, se vedete che nel fare la maglia questa parte si va a piegare, aumentate di catenelle, quindi anziché di 3 ne andiamo a fare 5, solo qui in questo punto. Lasciamo un archetto vuoto e nel prossimo andiamo a lavorare una maglia bassa. Ok, quindi dovete fare la prova un pochettino, se vedete che tira molto, aumentatene di 1 o 2 ancora. Poi andiamo a lavorare sempre i 2 gruppetti di 2 maglie alte, si salta un archetto, si fa una maglia bassa, si fanno le 4 catenelle, si salta un archetto e nel prossimo archetto si lavorano nuovamente i 2 gruppi di 3 maglie alte chiuse insieme. Quindi la prima maglia alta, la seconda maglia alta semichiusa e la terza maglia alta semichiusa. Chiudiamo le nostre 3 maglie alte insieme, spingiamo leggermente verso destra, lavoriamo 2 catenelle e nuovamente il nostro gruppetto di 3 maglie alte chiuse insieme. Quindi dovremo sempre alternare il nostro gruppetto e la maglia bassa, saltando sempre un archetto di base. Ok? 4 catenelle, saltiamo un archetto di base, nel prossimo andiamo a lavorare la nostra maglia bassa. In questo modo. Si continua sempre così, quindi alternando gruppetti, maglie basse, gruppetti, maglie basse, fino ad arrivare in questo punto, ok? Quindi dove abbiamo lasciato i 2 gruppetti liberi, lavorate fino a questo punto, all'inizio diciamo della seconda o della prima parte, e poi ci rivediamo, vi faccio vedere come passare al lato opposto. Io sono arrivata all'inizio, al primo diciamo archetto del lavoro laterale, quindi qui vado nuovamente a fare i miei gruppetti di 3 maglie alte chiuse insieme, ecco qui che ho sbagliato anch'io, quindi 1 2 3 maglie alte scusate, 2 catenelle, 1 2 e nuovamente il nostro gruppetto 1 2 e 3 maglie alte chiuse insieme. Ok, adesso anziché fare 4 catenelle ne dobbiamo fare 3, 1 2 e 3, ne facciamo una maglia bassa, nuovamente 3 catenelle, nell'arco successivo nuovamente 3 catenelle, una maglia bassa, 1 2 3 catenelle, e ora guardate, abbiamo lavorato in questo punto, dobbiamo fare un'altra maglia bassa qui e abbiamo realizzato 3 archetti. Adesso il quarto archetto lo realizzeremo nuovamente con 3 catenelle e ripeteremo il gruppetto, quindi 1 2 3 e facciamo in questo punto, quindi sul primo archetto, così come abbiamo fatto da questa parte, il nostro gruppetto di 3 maglie alte chiuse insieme, 2 catenelle di separazione, 1 e 2 e nuovamente sposto il gruppetto verso destra, un gruppo di 3 maglie alte chiuse insieme, in questo modo, e continuiamo così come abbiamo fatto adesso su questo lato, quindi continueremo lavorando 4 catenelle, 1 2 3 4, saltiamo un archetto di base, nel successivo una maglia bassa, 4 catenelle, saltiamo uno di base, in questo successivo lavoriamo nuovamente i nostri gruppetti di 3 maglie alte chiuse insieme, 2 catenelle,
e 3 maglie alte chiuse insieme. Come vedete, veramente molto veloce, anche molto semplice. 4 catenelle, 1 2 3 4, si salta un gruppo, qui si fa un archetto, scusate, si fa una maglia bassa e continuate fino ad arrivare alla punta del nostro lavoro. Ed ecco qui, miei cari, guardate, io ho alternato e sono arrivata adesso alla punta del lavoro, quindi l'archetto che vado a lasciare libero, e qui anziché 4 catenelle ne facciamo 5, mi raccomando, ok? Quindi dal passaggio da un lato verso l'altro, arrivando alla punta, si fanno 5 catenelle. Lavoriamo le nostre 3 maglie alte chiuse insieme, 2 catenelle di separazione, nuovamente 3 maglie alte chiuse insieme, 5 catenelle, 1 2 3 4 5, si salta uno di base, un archetto di base, nel successivo andiamo a lavorare la nostra maglia bassa. E come vedete adesso dobbiamo riprodurre quello che abbiamo fatto su questo lato, questo qui lo dobbiamo riprodurre, io giro così è più chiara l'idea, su questo lato. Una volta arrivati qui, ricordate di lavorare 3 maglie basse, così come abbiamo fatto in questo punto, perché dobbiamo leggermente stringere in modo da avere quel tondo, no? Come abbiamo fatto qui, guardate, per ricavare questo tondo. Allora, mie care, continuiamo su questo lato fino ad arrivare alla fine del nostro lavoro, quindi fatto una volta lavorato tutto il contorno del nostro lavoro, e poi ci rivediamo per fare l'ultima fila. Allora, miei cari, io sono arrivata al termine, guardate, ultimo coppia di 3 maglie alte chiuse insieme, 2 catenelle e 3 maglie alte, 4 catenelle, e adesso per arrivare su dobbiamo lavorare nuovamente 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, e andiamo a chiudere qui, va bene? Quindi nel primo gruppetto di maglie alte, quindi chiudiamo a maglia bassissima e vedete che il lavoro rimane comunque teso, ma non si arriccia, perché se andiamo a fare 4 catenelle anche qui si va ad arricciare. Passiamo adesso a maglia bassissima al centro del nostro archetto e andiamo a lavorare la nostra ultima fila. Andiamo a fare 3 catenelle per avviare, sostituire la maglia alta, e andiamo a chiudere, andiamo a fare un gruppo di 5 maglie alte chiuse insieme, quindi questa la contiamo come prima, seconda, terza, quarta e quinta maglia alta, ok? Chiudiamo, passiamo il filo attraverso tutte e 5 le nostre asoline. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo lavorare 1 2 3 4 5 e 6 catenelle e andiamo a lavorare una maglia bassa proprio qui, no scusate, nel primo, anche qui sia da un lato che dall'altro, lavoreremo 8 catenelle, perché comunque la punta deve rimanere sì bella tesa, però poi la dobbiamo anche poter tirare quando andiamo ad indurire il nostro lavoro, quindi lavoriamo 8 catenelle, ok? E abbiamo fatto così la prima parte. Adesso lavoriamo 6 catenelle, 1 2 3 4 5 6, e facciamo nuovamente un gruppetto in questo punto di 5 maglie alte chiuse insieme, quindi 1 2 3 4 e 5 maglie alte che chiudiamo insieme. Nuovamente 6 catenelle, 1 2 3 4 5 e 6 catenelle e una maglia bassa nuovamente sulla maglia bassa sottostante, e questo lavoro lo andiamo a fare fino ad arrivare in questo punto, dove andremo a fare nuovamente il nostro gruppetto di 5
i 5 maglie alte, 2 catenelle, scusate, 5 maglie alte, che sarebbero quindi l'ultimo gruppetto di questo, 5 maglie alte, anziché poi lavorare le nostre 6 catenelle per fare la maglia bassa in questo punto, ne lavoreremo 3. Va bene? Magari quando arrivo qui poi lo facciamo insieme questo passaggio e invece poi il lato opposto lo farete da sole. Quindi lavoriamo fino a questo punto e poi ci rivediamo. Allora mie care, ho lavorato, guardate, lo stendo così si vede meglio, l'ultimo archetto, diciamo, di 3 maglie alte separate da 2 catenelle, quindi ho fatto le 5 maglie alte chiuse insieme e adesso per passare da questo lato a questo lato, anziché fare 6 catenelle ne facciamo solo 3, ok? Quindi 1 2 3 catenelle e una maglia bassa sulla maglia bassa sottostante, 3 catenelle, una maglia bassa sulla maglia bassa sottostante, 3 catenelle, una maglia bassa sulla maglia bassa sottostante e adesso per passare nuovamente nell'archetto dove lavoreremo le nostre 5 maglie alte chiuse insieme lavoriamo nuovamente 3 catenelle, va bene? E poi si prosegue nuovamente così come abbiamo fatto finora, si lavorano le nostre 5 maglie alte chiuse insieme, 6 catenelle, una maglia bassa e così via. Quindi ripetiamo ciò che abbiamo fatto finora. Quando arriveremo alla punta si lavoreranno 8 catenelle, mi raccomando. Io faccio un attimino 2 3 4 5 6 e maglia bassa, va bene? Quindi adesso continuerete con 6 maglie basse, 5 maglie alte chiuse insieme, 6 maglie basse, una maglia bassa. Quando arriverete qui, così come abbiamo fatto all'inizio, no? Quando lavorerete questo gruppetto, per spostarci sulla punta dovrete lavorare 8 catenelle, 5 maglie alte chiuse insieme, 8 catenelle e una maglia bassa. Quindi la differenza è su questi due archetti e su questi centrali che dividono il lavoro, perché anziché di 6 o di 8, nel nostro caso di 6, perché qui ne lavoriamo 6, anziché di 6 ne lavorerete 3, passerete al lato opposto e poi continuerete con 6 catenelle e solo, ripeto, in questi due archetti si lavorano 8 catenelle. Quindi continuiamo in questo modo e ci rivediamo alla fine del lavoro. Allora mie care, io sono arrivata al termine del lavoro, ho lavorato le mie 8 catenelle e vado semplicemente a chiudere al punto dove abbiamo chiuso insieme le nostre 5 maglie alte e vado a fare semplicemente una maglia bassissima, tiro un po' di filo in modo tale da poi andarlo a fissare in modo che il lavoro non vada ad aprirsi. Allora miei cari, io ve lo faccio vedere tra un attimo per esteso. Io mi sono innamorata di questo bellissimo, diciamo, uovo di Pasqua, perché è quello, la finale, diciamo, quello che vi avevo detto prima. Guardate, quando andrete ad indurire il lavoro tirando questi lati, quindi queste due estremità, si formerà questa incavatura verso giù ed è proprio questo che separerà i due lati del nostro uovo. Allora ve lo faccio vedere per intero. Come già detto, sarà un bellissimo centrotavola. Vi consiglio di usare comunque un filato un po' più fine per chi non vuole avere quello spessore, no? Io uso queste tovaglie glitterate, giù c'ho i miei centrini, quindi se lo volete che non sia molto spesso, vi consiglio di usare un filo, anche il filo numero 8 va bene, è molto più fino. Logicamente dovrete aumentare di tanto i giri, quindi di tanto le maglie iniziali, perché ripeto, essendo fine il lavoro uscirà più piccolo facendolo con 24 maglie alte iniziali. Allora, ed eccolo qui, lo vedete dalla parte superiore, è veramente molto a me piace tantissimo. Tenete conto che io ormai sto puntando per fare questo come centro tavola, mi piace tanto. Una volta che lo andrete a stirare per bene diventerà abbastanza più lungo, insomma. Allora miei cari, fate questo,
io vi farò vedere con l'uovo, con l'altro filato, il lavoro come va indurito. Quindi mi raccomando, adesso procuratevi un bell'uovo grande, vi darò poi le dimensioni nel video, con la vinilica, un po' di acqua, degli spilli, una base dove poter poggiare il nostro uovo e iniziamo subito a dinamitare, anzi ad indurire il nostro uovo di Pasqua, che ripeto potete usare come volete, potete mettere poi dei fiocchetti di abbellimento. Io cercherò di fare degli shot in modo tale da darvi alcuni spunti. Procediamo quindi nell'indurire il nostro lavoro. Allora, mie care, dopo aver terminato la realizzazione del nostro uovo, sia dell'uovo che della base, dobbiamo logicamente andare ad indurire il tutto. Allora, per fare questo, io ho un uovo di Pasqua in polistirolo gigante. Questo è la metà, sono 35 cm, quindi 70 cm per 57, perché questo è un uovo, guardate, diviso a metà. Io poi l'ho chiuso con il nastro in carta sotto e l'ho rivestito sempre con la pellicola, perché sapete altrimenti il lavoro si appiccica sul polistirolo. Quindi abbiamo bisogno di un uovo bello grande per poter fare la forma dell'uovo e successivamente di una base, di un uovo, qualcosa. Io qui ne ho uno piccolino per fare la base sottostante in tondo. Potete prendere una ciotolina, un qualcosa che comunque vi possa dare la possibilità di estendere la parte superiore e poi andare a formare una cupola. Quindi questo non ve lo faccio vedere perché sarà come la parte dell'uovo, con la differenza che gli spilli andranno puntati qui. Quindi prendendo questa parte punteremo gli spilli in questo modo per tutti gli archetti. Allora vi faccio vedere quello grande. Mi raccomando, anche questo lo dovrete voi rivestire con la pellicola, non vi dimenticate. Andiamo a mettere un po' di colla vinilica. La quantità, sinceramente, siamo sempre sui 3-4 cucchiai. Facciamo 1, 2, 3 e 4 all'incirca. E poi se manca ne potete sempre aggiungere un po' e fare il lavoro. Mi raccomando, è sempre la nostra lavasciuga per pulirci le mani e un goccino di acqua. Io prendo le tazzine trasparenti per farvi vedere che è veramente minima la quantità e non serve neanche tutta. All'incirca è un cucchiaino e mezzo. Poi se vi rendete conto che ce ne vuole ancora un po', la potete tranquillamente mettere. Ah, dimenticavo, vi occorreranno anche degli spilli. Sempre la stessa cosa, vedete un po' la densità, guardate, non è né molto liquida e né molto densa. Deve essere fluida in modo tale da dare una bella resistenza al lavoro, ma comunque da poter essere anche lavorata. Allora, iniziamo ad immergere il nostro lavoro. Vedete? Facciamo l'altra parte e strofiniamo il tutto. Come se stiamo facendo la pasta fatta in casa. Andiamo semplicemente a premere, strofinare, facciamo passare in questo modo la colla su tutto il lavoro. Quindi io adesso continuerò a strizzare un pochettino e poi ci rivediamo. Allora, mie care, guardate qui, a me sembra che la colla sia andata su tutte le parti del lavoro, ma non vi preoccupate, come abbiamo fatto nell'altro uovo, se dopo l'asciugatura vedete che ci sono dei punti che sono un po' più mollicci, un po' meno duri, li potete tranquillamente spennellare con la colla e poi rimettete nuovamente ad asciugare. Allora io lavo velocemente le mani e ci rivediamo tra poco. Allora, mie care, mani pulite. Nell'altro uovo io personalmente l'ho appeso dal filo vicino al camino e fatto asciugare. Siccome questo è un pochettino più pesante, potete provare a fare un cappietto e appenderlo da qualche parte in modo tale che comunque possa rimanere appeso per bene e che non vada a cadere. Poi ho preso una ciotolina rivestita di pellicola, non mi veniva il nome, e ora metto il mio uovo con la parte stretta
sulla ciotolina. Perché cosa serve questo? Serve sia adesso per fissare il lavoro, per andare, per avere più comodità, e sia per farlo asciugare. Andiamo a mettere il nostro lavoro con il dritto verso di noi, quindi con il dritto all'esterno. Io, guardate, ho la metà dell'uovo qui e quindi vado all'incirca a posizionarlo in mezzo. Ok, e cosa faccio ora? Tiro il lavoro per dare veramente come se lo andassimo a stirare con le mani, no? In questo modo, e poi dobbiamo semplicemente fissare i lati con degli spilli, quindi tirate quanto più potete. Guardate, qui il mio è veramente grande, credo che mi servirà qualcosa di più stretto giù per poterlo tenere in piedi. Vediamo un pochettino. Allora, fatto questo, io pulisco nuovamente le mani perché si appiccicano, e andiamo adesso semplicemente con gli spigli a posizionare. Allora, dobbiamo cominciare da questo lato, in questo modo. Dalla parte superiore andiamo a fare questo lavoro, quindi tirate per bene e fissate. Non mettete mai l'ago dritto, io lo metto sempre obliquo in modo tale che non si possa sfilare. La stessa cosa faccio con il lato opposto. Guardate, io qui ho lasciato un filo bello lungo nel caso lo voglio andare ad appendere, e prendete all'incirca la stessa altezza, guardate, da un lato e dall'altro. Lo potete poi sempre sistemare successivamente, ma l'importante è che comunque lo fate all'incirca la stessa altezza. E adesso non ci rimane che magari io prendo un attimino la ciotola più grande, ecco qua, per avere una base più grande, più stabile nel lavorare, e puntiamo su ogni picciolino fatto. Magari fatelo, tiratelo prima con le mani e poi lo posizionate con gli spilli, e la stessa cosa fate sul lato opposto. Cercate comunque sempre di farlo sulla stessa altezza. Questo non vuole entrare, quindi dovrete semplicemente dare, non vuole proprio, ecco qua, la forma con la lavorazione che avete fatto. Facciamo questo su entrambi i lati e poi vi faccio vedere il risultato, ok? Ed eccoci qui, io ho fissato tutti i lati, ma vi volevo far vedere una cosina. Allora, guardate, su questo lato ho cercato di fissare il lato opposto, quindi questa è la prima parte, la seconda parte più o meno, guardate, sulla stessa altezza, ok? Non è proprio simile, però all'incirca, insomma, ci siamo. E la stessa cosa poi dobbiamo fare anche qui. Qui ho dimenticato di mettere, anzi è saltato via. Quindi vado a tirare e fisso anche questo che mi è sfuggito. E come potete notare, guardate, questi lati sono non proprio uguali, ma quasi. Quindi cercate di farli all'incirca sulla stessa altezza, poi magari li spostate, li tirate più su, li mettete più giù, questo poi lo vedete voi ad occhio quando andate a fare il lavoro. Guardate, questo è più su e questo è più giù, quindi vado semplicemente a staccare, tiro e sposto in alto. Ricordate che il fatto a mano non è mai perfetto, ed è forse anche questo il bello. Sposto anche questo e infine tiro anche la parte superiore. Ed ecco qui, mie care, che ho terminato il fissaggio dell'uovo. Guardate quanto è bello. Qui si fa un tondo sia da un lato che dall'altro, e la parte sottostante è bella aperta e sembra la nostra decorazione.
Adesso avete due opportunità: o lo andate ad appendere come già vi ho detto prima, in questo modo, semplicemente dal filo che avete lasciato, oppure mettetelo sulla base come vi ho fatto vedere prima e va ad asciugarsi in modo rapido. L'importante è che guardate le parti sottostanti, quindi le punte, questa e questa, abbiano comunque spazio per asciugare. Nel mio caso credo che prenderò qualcosa più piccolo, anche se non è tanto grave, ne manca veramente poco, guardate, ecco qui, va giusto giusto, quindi lo andrò a far asciugare in questo modo. Per la base, ripeto, fate la stessa identica cosa, prendendo però o un uovo più piccolo oppure un bicchiere, un qualcosa che comunque vi dia una bella forma. Rivestite l'uovo piccolo, mettete la base, andate a tirare e poi metterete gli spilli in questo modo, guardate, semplicemente sugli archetti. Gli archetti devono venire veramente tirati per bene, in modo tale che si formano queste punte e che saranno poi la base, no? Dove andremo ad appoggiare il nostro uovo. Fate come abbiamo fatto con l'uovo adesso, quindi li mettete tutti e poi man mano andate a sistemare sia la distanza che la lunghezza. Vi volevo dire anche che questo uovo può essere usato successivamente anche come centrotavola, per metterci magari all'interno dei fiori artificiali. Mettete all'interno una spugna rivestita e potete infizzarci poi i fiori artificiali, oppure insomma qualsiasi cosa che volete fare per un regalo nozze, per un anniversario. Potete metterci all'interno, rivestitelo magari con un tulle, potete metterci confetti, insomma le idee sono veramente tante. Allora mie care, questo è stato il nostro video, poi vi farò vedere con uno shot come sono andata a decorare il mio uovo. Anziché fare un video, perché le decorazioni sono tante, ve lo farò vedere in un piccolissimo video. Io vi mando un caloroso abbraccio, mi raccomando, pollice in su, condividete, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanellina, è tutto gratuito, in cambio riceverete una notifica ogni volta che andrò a pubblicare un video. Io vi saluto e ci rivediamo prestissimo con dei nuovi video. Ciao!